Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come trasformare una mountain bike che ha montato di serie una tripla o una doppia in monocorona. Questa è la mia vecchia bici dove è montata una tripla e quindi la vorrei trasformare montando una monocorona. Questo discorso vale anche se uno ha una doppia, quindi invece di avere 3 corone ne ha solo 2, quindi il procedimento è identico. Per fare il lavoro occorre chiaramente monocorona, una chiave esagonale da 5 e l'estrattore per smontare le pedivelle. Questo è l'estrattore per smontare la pedivella col perno passante e questo per il perno quadro. Una precisazione: quando compriamo il monocorona dobbiamo stare attenti al giro bulloni, cioè vuol dire dobbiamo misurare la distanza dei fori dei bulloni perché varia in base alla nostra guarnitura. Ad esempio Shimano ha un 104 di giro bulloni, quindi in base a quello dobbiamo stare attenti a prendere il monocorona giusta per la nostra guarnitura. 104 si intende la distanza centro-centro dei fori dove va fissato la corona. La mia bici ha una guarnitura col perno passante, quindi mi occorre questo tipo di estrattore che metterò il link in descrizione sia per questo che il tipo col perno passante. Ok, iniziamo il lavoro, allentiamo le viti da 5 della pedivella sia da una parte che dall'altra. Ok, una volta allentata prendiamo il nostro estrattore e andiamo a svitare il tappo di plastica, così svitiamo tutto finché non esce il tappo di plastica. Ora basta semplicemente sfilare la pedivella con le mani. Ora dall'altra parte facciamo cadere la catena all'interno, così teniamo premuta la catena verso l'interno del telaio e la facciamo cadere all'interno. Poi sfiliamo la guarnitura. Ok, una volta smontata la nostra guarnitura andiamo a svitare tutti i bulloni che tengono le vecchie corone. Mi sono dimenticato che probabilmente occorre un'altra chiave, che è questa qui, che serve per tenere il bullone dietro fermo in questa maniera, così, perché altrimenti vi gira e quindi farete fatica a svitarla. Se sentite che si svita senza problemi non occorre, ma se vi gira, se la vite gira su se stesso, occorre questa chiave che metterò il link in descrizione. Questa chiave ha una svasatura che serve appunto per tenere bloccato il dado del bullone. Ora svito tutte le 4 viti. Ecco fatto, ora sfilo la corona grande dalla pedivella, così, e la sfilo dal pedale. Poi per smontare quella centrale occorre smontare la più piccola, sempre con la chiave da 5. Per smontare questa non occorre questa chiave che vi ho fatto vedere adesso. Ecco fatto, sfiliamo la corona piccola e quella media. A questo punto abbiamo la guarnitura senza corona e adesso dobbiamo capire come allineare la catena nella posizione ottimale sulla nostra bicicletta. La corona può essere montata sia dal dietro oppure da davanti in questa maniera. Chiaramente esteticamente è molto più bello vedere la corona tutto verso l'esterno, così possiamo vedere anche la grafica della corona, però bisogna vedere se l'allineamento della nostra catena è giusta in questa posizione, altrimenti se troviamo la catena troppo disallineata dobbiamo per forza metterla dietro, così. Adesso vi farò vedere come allineare perfettamente la corona. Per fissare la corona utilizziamo sempre le viti che abbiamo smontato dalle corone precedenti, quindi dado e vite. Può succedere che il dado sia più lungo e quindi purtroppo bisogna cercare dei dadi più bassi, perché dipende dallo spessore della corona e della guarnitura. Se abbiamo il dado più basso non ci saranno problemi per il montaggio, quindi possiamo riutilizzare il nostro dado vecchio, altrimenti bisogna ordinare dei dadi più bassi. Nella descrizione del video metterò anche il link dove trovare questi dadi con altezza più basse. Ora provo a mettere la mia corona nella posizione più bella esteticamente, con le sue grafiche diritte, quindi
le leggiamo in alto così e fissiamo solo 2 dadi da 2 parti diverse in modo da vedere se abbiamo un allineamento perfetto. Quindi fisso con il dado e il bullone la mia corona. Ora anche dall'altra parte metto il dado dietro così e il bullone davanti. Fisso senza stringere e voilà, la corona è pronta per verificare l'allineamento catena. Ok, montata la nostra corona, monto la mia guarnitura sulla bici, non la spingiamo fino in fondo, prendiamo la catena con la mano sotto così e la montiamo sulla corona. Ok, ora la guarnitura è imbattuta e adesso verifichiamo l'allineamento catena. Ok, prima vi faccio uno schema per farvi capire più facilmente cosa vuol dire allineare la catena. Qui abbiamo la cassetta posteriore e davanti qua abbiamo la nostra monocorona. Quindi noi adesso metteremo la catena nella posizione centrale della cassetta dove c'è il cambio posteriore e dobbiamo verificare che la catena sia il più dritto possibile in questa posizione. Se abbiamo una corona troppo verso l'esterno, la catena sarà troppo storta, quindi andiamo a consumare velocemente sia la cassetta che la catena e il monocorona. Mentre se abbiamo monocorona centrale, la sua azione sarà questa. Quindi lo spostamento della catena sarà molto meno obliqua rispetto a questa inclinazione. Purtroppo non posso metterla nella posizione più esterna perché la catena è troppo obliqua e rischio di consumare velocemente sia la catena che la cassetta che il monocorona, e quindi la soluzione è metterla spostata dietro. Ora posiziono la mia corona per metterla all'interno della guarnitura. Chiaramente esteticamente era più bello così, ma purtroppo mi tocca metterla dietro così. E dietro si vede purtroppo la zona chiara della guarnitura, però ho rimediato a questo problema estetico con un pennarello uniposca. Quindi vado a colorare tutte le zone chiare della guarnitura così. In modo da renderlo più carino esteticamente. Ok, una volta verniciato le parti chiare della guarnitura, posso montare la mia monocorona ed ha sicuramente un tono più bello esteticamente rispetto al colore alluminio. Ora monto i dadi e i bulloni. Ora serro per bene tutti e 4 i bulloni. Se sentite che non serra il bullone vuol dire che avete il dado troppo lungo e quindi bisogna sostituirlo, oppure in casi estremi si possono anche tagliare, però non ve lo consiglio perché non viene sempre un lavoro ben fatto. Ok, serriamo bene, mi raccomando. Ho fatto un paio di uscite, controllatele perché tendono a mollare. Ok, serrate. Ok, come vedete l'estetica non è come prima, però dobbiamo guardare anche la funzionalità. Però verniciando la parte in alluminio diciamo che abbiamo sistemato un po' anche il livello estetico. Rimonto la mia guarnitura, prendo la mia catena, girando la pedivella già vedo e sento che non c'è più lo sfregamento come era prima, quindi sento che la catena è molto più dritta rispetto a prima, quindi diciamo che abbiamo un allineamento migliore rispetto alla posizione principale della corona. Bene, a questo punto possiamo togliere il deragliatore e il comando perché non ci occorrono più e quindi tiriamo giù ancora dell'altro peso sulla nostra bici. Per togliere il deragliatore occorre per forza smagliare la catena, oppure se abbiamo la falsa maglia sganciamo la nostra catena, sfiliamo la catena dal deragliatore e poi lo smontiamo. Quindi basta solo allentare la vite che tiene fissato il cavo del deragliatore. Vi ricordo, prima di utilizzare il monocorona nuovo, di pulire e lubrificare la catena.
Ora monto la pedivella a sinistra, infiliamo così, riavvitiamo sul tappo di plastica e serriamo le due viti di fissaggio della pedivella, prima da una parte e poi dall'altra. Se avete una chiave dinamometrica vi consiglio di utilizzarla con una coppia di serraggio di 12-14 Nm. Ok, ora manca solo di sfilare il comando cambio della tripla, che adesso non ci occorre più, e sfilare tutto il cavo del comando. Elimino il cavo superfluo, sfilo la manopola, la leva del cambio e per ultimo il manettino che non ci occorre più. Questi sono tutti i ricambi che ho eliminato montando il monocorona. Diciamo che abbiamo tolto abbastanza peso perché ci sono 3 corone, le guaine, il deragliatore, il comando cambio e le viti di fissaggio delle altre 2 corone. Ho tolto circa mezzo chilo di roba. La bici rimane più bella, più pulita esteticamente, chiaramente anche più aggiornata. Insieme alla monocorona ho montato anche l'attacco manubrio in modo da avere una bici un po' più aggiornata. Non ho montato una cassetta più grande perché non mi occorre, perché questa bicicletta la utilizzerò solo per fare dello street, quindi si utilizzerà la bici solo per fare pochissime salite, quindi solo su strada, ma ho un tutorial dove spiega anche come sostituire eventualmente la cassetta. Finalmente la mia vecchia bicicletta l'ho aggiornata e adesso la posso utilizzare per fare dello street. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.